Nel post precedente abbiamo visto come si comportano gli Stati Uniti con i loro titoli del tesoro. Ma cosa fanno invece i cinesi con i loro e con la loro moneta? Come per gli US Treasury Bonds, anche questo è un tema pericoloso. Vediamolo. Io sono Francis Fanelli e questo è We Can Rise Up, un canale per aprire gli occhi su ciò che ci accade intorno. Dal 2009 le autorità cinesi perseguono una strategia a lungo termine per internazionalizzare la loro valuta, lo yuan, chiamato anche renminbi. Comprendono che ridurre la dipendenza dal dollaro per le transazioni estere è fondamentale per affermarsi come leader geopolitico ed economico globale, oltre a consentire una maggiore autonomia e ridurre la possibile volatilità non dipendendo dalle valute estere. Questa strategia è stata rafforzata dal contesto di crescente antagonismo tra Washington e Pechino su vari temi, dalle relazioni con Taiwan ai diritti umani fino all'uso delle tecnologie dei microchip. Inoltre, negli ultimi tempi, gli Stati Uniti, insieme ad alleati chiave del gruppo del G7, hanno imposto sanzioni economiche che hanno rimosso l'accesso alle istituzioni finanziarie di Iran nel 2012, Corea del Nord 2017, Russia e Bielorussia nel 2022, al sistema di pagamento internazionale SWIFT, oltre a congelare le riserve internazionali di individui e organizzazioni provenienti da queste nazioni. Di conseguenza, le autorità cinesi hanno sviluppato il loro sistema internazionale di pagamento, il Cross-Border Interbank Systems, che consente la regolazione delle transazioni economiche tra paesi tramite lo yuan, nonché la stipula di accordi nella loro valuta, per mitigare i potenziali impatti delle sanzioni economiche in caso di attriti diplomatici con qualsiasi membro del G7. La Cina ha cercato attivamente questi accordi di cooperazione con altri paesi, come Russia, Francia, Arabia Saudita, Argentina, Cile e Brasile. Ci sono già più di 25 paesi che fanno parte di questo accordo per la liquidazione dei pagamenti dello yuan tramite CHIPS. Questo non significa ovviamente che qualsiasi agente che faccia affari con aziende cinesi sia tenuto ad accettare la loro valuta in pagamento, né alcun'altra valuta. Tuttavia, l'accordo rende questa possibilità più semplice e meno costosa. Conosco alcune aziende cinesi che esportano i loro prodotti fatturando in yuan, la moneta locale. Alcuni vendono anche in Russia in yuan e queste transazioni rimangono invisibili per noi perché sono effettuate fuori dal sistema SWIFT. Nessuno quindi può dire a quanto ammonti il vero scambio commerciale tra Cina e Russia attualmente. Una quota crescente delle esportazioni cinesi è ora denominata in yuan. Questo è molto più importante di quanto sembri, perché significa che ogni azienda cinese può potenziare il proprio vantaggio competitivo già alto ed operare nei mercati e competere contro americani, europei e aziende giapponesi su clienti che altrimenti avrebbero bisogno di molti dollari, euro o yen per comprare i loro prodotti. Come pagamento internazionale e valuta di transazione, lo yuan cinese sta crescendo molto velocemente. Questi dati sono relativi al commercio della Cina con i suoi partner. Le transazioni in yuan vanno da 0, 15 anni fa, fino al 52,8 nel 2024. Lo yuan è utilizzato per il 39% dei beni cinesi commercializzati, quadruplicando in 8 anni. Questi sono i volumi annuali di regolamento in yuan, ma per maggiore chiarezza riportati in dollari. Con la Russia oltre 225 miliardi di dollari all'anno, Brasile 150 miliardi, Arabia Saudita 70 miliardi di dollari. Una decina di paesi stanno considerando di cambiare
e alcuni sono sotto sanzioni da parte occidentale, i cui governi ovviamente non possono accedere ai mercati del dollaro o utilizzare il sistema SWIFT. Le banche sono in cima alla lista. Andate a visitare il sito del Cross Border Interbank System, è interessante, il link è in descrizione. L'espansione dei BRICS è un altro fattore che contribuisce ad espandere e costruire un nuovo sistema finanziario fuori dal dollaro. I paesi africani entrano a causa della carenza di dollari. Gli Stati Uniti gestiscono un bilancio fiscale con un enorme deficit e devono essere finanziati. Questo sta drenando soldi dai sistemi bancari in tutto il mondo. Il governo americano offre tassi molto più alti rispetto ad altri paesi sviluppati. Che cos'è la valuta di riserva? È una valuta estera detenuta dalle banche centrali e utilizzata principalmente per il commercio globale, stabilizzare la valuta in patria e pagare le importazioni. Sono considerati rifugi sicuri, molto liquidi e stabili. Sono usati per comprare, vendere e pagare debiti. Le banche centrali la usano per ridurre il rischio dei tassi di cambio. Il dollaro è stata la valuta di riserva dominante dal 1945, dopo gli accordi di Bretton Woods. Con queste informazioni in mente, considera titoli come questo. Zambia. La Cina gestisce miniere in Zambia. Si sono accordati di riscuotere tasse, royalties e pagamenti in yuan, che a loro servono per acquistare prodotti e pagare i prestiti dalla Cina. Il paese ha una carenza di dollari, diventa quindi naturale utilizzare lo yuan. Inoltre, quello che è successo in Zambia è un modello per altri paesi africani, che fanno molto commercio con la Cina. È una soluzione pratica. Sostituiscono il dollaro come valuta di riserva dominante con gli yuan. Così facendo, i governi africani o le aziende che importano possono ridurre i costi di transazione, pagare il debito più facilmente e non sottovalutiamo il caso, senza il rischio di avere i beni sequestrati dagli occidentali. Più semplicemente, lo Zambia è a corto di dollari e la Cina un acquirente di ciò che esce dalle miniere zambiane. È più facile per tutti i coinvolti utilizzare lo yuan. E quindi la nostra domanda diventa: lo yuan cinese ha già guadagnato la funzione di valuta di riserva? La primissima condizione è che una valuta di riserva sia detenuta dalle banche centrali in grandi volumi. Attualmente lo yuan non è utilizzato come deposito di valore, ma principalmente per il commercio. La Banca Popolare di Cina ha firmato accordi con altrettante banche centrali straniere per regolare gli scambi swap. Questi consentono alle banche centrali di convertire immediatamente le valute estere. Oltre $500 billion sono stati iniettati nel sistema, vale a dire oltre 500 miliardi di riserve residue possono essere creati su richiesta da 40 banche centrali utilizzando queste disponibilità di swap valutari. Quindi accettare pagamenti in yuan è una potente leva per aumentare le vendite. Decine di paesi africani come lo Zambia o in Asia o nel Sud America si stanno sviluppando molto rapidamente e hanno gli stessi problemi degli zambiani. I dollari sono difficili da ottenere per loro, quindi è difficile per le loro aziende acquistare prodotti denominati in dollari. Ma visto che il loro paese fa molto commercio con la Cina, possono invece usare lo yuan per comprare tutto ciò che serve. Non stanno semplicemente sostituendo i dollari con lo yuan per il commercio internazionale, stanno sostituendo i venditori occidentali con quelli cinesi. We can rise up. Like, iscrizione, fai girare. Like, iscrizione, fai girare.